Il giornalista noto come Bonifacio Castellane chiama spregiativamente agenzie di validazione tutte quelle organizzazioni o quei soggetti particolarmente famosi che si assumono il compito di diffondere le falsità e le mistificazioni volute dai padroni della narrazione globale. Secondo noi, e chissà se Castellane ci darebbe ragione, un chiaro esempio di agenzia di validazione in questo senso è lo scrittore Carlo Lucarelli, che di recente ha rilasciato un'intervista alla Rai in merito a 2 cosiddetti femminicidi avvenuti di recente. Vale la pena ascoltarla e analizzarla tutta, pezzo per pezzo. Il femminicidio è una piaga sociale. Lucarelli, in quanto scrittore, dovrebbe conoscere l'uso delle parole, eppure chiama niente meno che piaga sociale, un evento che, per quanto tragico, capita una trentina di volte all'anno. Se con tali risibili proporzioni si può parlare di piaga sociale, allora i morti sul lavoro o per incidente stradale cosa sono? No, caro Lucarelli, quelli che tu chiami femminicidi in Italia sono da anni fermi a un numero minimale. Certo, se ragioniamo con la pancia anche uno sarebbe troppo, ma parlando razionalmente è evidente che il fenomeno ha toccato il livello minimo fisiologico per una società ampia, complessa, ma soprattutto rispettosa e protettiva delle donne. Se così non fosse, l'Italia non sarebbe ultima in classifica a livello europeo e mondiale per gli omicidi in generale e di donne in particolare. Ma ancora di più, perché noi assistiamo a fatti di questo genere, donne ammazzate in questo modo qui, praticamente una ogni 3 giorni. Davvero, Lucarelli? Ci sai nominare la donna uccisa 3, 6, 9, 12 giorni fa e così via fino a inizio anno? No, non puoi farlo, semplicemente perché quella statistica non ha fondamento. Quella frasetta che anche tu ripeti a pappagallo può al massimo essere applicata a tutte le donne uccise da chiunque e per qualunque motivo, cioè per omicidio generico. Se non che con gli stessi criteri gli uomini uccisi sono il doppio delle donne e non si capisce perché dovrebbero contare meno. Se invece ti riferisci ai femminicidi, essendo una trentina all'anno e facendo un veloce calcolo, col cacchio che sono una ogni 3 giorni. Quello che spacci qui non è altro che un meme femminista, uno dei più in malafede, uno dei più sbugiardati e comunque roba da sciacalli. Sono tante, no? Sono tantissime. Questo è un'epidemia e siccome è un'epidemia che dura da sempre, no? Da quando abbiamo memoria, allora diventa un'epidemia cronica. Facendo riferimento a una lunga durata del fenomeno, Lucarelli richiama indirettamente il farlocco concetto di patriarcato e di dominio violento storico che gli uomini avrebbero scientemente esercitato sulle donne. Dopo lo espliciterà ancora meglio, ma l'adesione al falso femminista emerge già in tutta la sua chiarezza. È una cosa da affrontare immediatamente, siamo già in ritardo. Che cosa dobbiamo fare per fermare questa strage? Una delle cose da fare è rifletterci tra noi maschi. Caro Lucarelli, maschio caso mai lo sarai tu. Noi qui parliamo tra uomini. Tu lo sei davvero? Che ci mettiamo lì e dobbiamo capire per quale motivo anche persone che mai avrebbero in mente di fare del male a una donna sono comunque portatori sani di un virus che fa male alle donne. Attenzione qui, l'avete sentito anche voi il richiamo all'altro meme? Lucarelli è astuto e fa risuonare, senza dirlo apertamente, lo slogan femminista del figlio sano del patriarcato. In pratica, anche secondo lui, tutti gli uomini, anzi tutti i maschi, portano in sé una natura violenta contro le donne in quanto tali e a dimostrarlo sarebbero niente meno che le 30 vittime di femminicidio all'anno, ma anche alcuni aspetti culturali e storici. State a sentire. E che fa male alle donne da sempre, da tantissimo tempo. C'è un meccanismo culturale da smontare. Noi abbiamo un retaggio culturale in questo senso che va affrontato, voglio dire, noi siamo comunque un paese che fino al 1981 aveva il delitto d'onore. Il delitto d'onore vuol dire che io potevo sparare a mia moglie, ma attenzione anche a mia figlia e a mia sorella, se avevano in qualche maniera sporcato l'onore della famiglia o ritenevo tale, dopodiché prendevo delle attenuanti tali che forse stavo in galera 2 anni e magari tornavo a casa, no, con una certa, come dire, arroganza, dicendo vedete io sono un maschio che sa essere un maschio. Ecco, questo era il problema. È tipico e ormai è cosa che tracima nel ridicolo che le agenzie di validazione come Lucarelli ogni tanto tirino fuori il delitto d'onore come prova del maschilismo italiano. Lo fanno parlandone come se la sua abolizione fosse cosa di ieri. Dicono ma fino al 1981. D'accordo, caro, ma sono 44 anni fa, mica ieri, anche se fai di tutto per farlo credere. Non solo, secondo ChatGPT esiste un vecchio rapporto del Ministero di Grazia e Giustizia, citato in alcune fonti accademiche, che indicava in qualche decina i casi all'anno di applicazione del delitto d'onore su migliaia di condanne, nel periodo dagli anni 30 agli anni 70 e con maggiore incidenza nelle regioni meridionali.
Purtroppo l'intelligenza artificiale non riesce a recuperare i dati precisi delle fonti, ma in ogni caso sembra che l'applicazione del delitto d'onore fosse un'eccezione per di più quasi sempre meridionale, di sicuro non la regola, a riprova che l'Italia dei tempi di Alfredo Rocco era stata sepolta assai prima del 1981. Infine, ai tempi, è vero, qualche volta un assassino si appellava a una cosa evanescente come l'onore personale, qualcosa che si percepisce e definisce in termini puramente soggettivi e che pure influiva sulle condanne e le sentenze. Cosa orribile, vero Lucarelli? Non si dovrebbe più ripetere una cosa del genere nel nostro ordinamento, vero Lucarelli? Eppure dal 2009 c'è una cosa molto simile, il reato di stalking, che viene definito dalla percezione soggettiva della presunta vittima. Dunque si sono soltanto ribaltati i soggetti, ma l'inquinamento della percezione soggettiva su un procedimento giudiziario è lo stesso. Scommettiamo però che su quello dello stalking non hai nulla da obiettare, vero? Per smontare una dinamica di questo tipo non è che si fa subito, però bisogna cominciare seriamente. Abbiamo una sensibilità che non è quella dei tempi del delitto d'onore. Oh, grazie per la concessione, Lucarelli. Però non basta, naturalmente, e bisogna che facciamo in fretta, prima che ammazzino un'altra donna fra 3 giorni. No, grazie al allora. Se proprio alla fine ripeti il meme sciacallo, la grande bugia, la propaganda più bieca, allora proprio grazie al Ma perché quello che è stato un buon scrittore e un discreto autore televisivo ora viene interpellato su questo argomento? Si potrebbe pensare che, essendo esperto di fiction, la sua parola sulla fiction per eccellenza, che è il femminicidio, potrebbe essere autorevole. E forse è davvero così, visto quanto è conformista la sua presa di posizione. Ma non ci stupirebbe se dietro ci fosse altro. All'inizio dell'intervista Lucarelli viene presentato come scrittore. Stranamente non si menziona che è anche presidente della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato. Un'organizzazione che, stando al bilancio preventivo per il 2024, mobilizza ben 390.000 euro e che sempre nel 2024 ha erogato fondi per 126.500 euro per aiutare 63 persone, di cui 38 minori, cosa più che commendevole. Quanto ai restanti 25 adulti, però, ben 21 erano donne e solo 4 uomini. Perché si sa, lo si è capito dalle parole del presidente Lucarelli. Per colpa di 30 femminicidi all'anno e del delitto d'onore abolito solo 44 anni fa, oggi le donne sono tutte intrinsecamente vittime, ma soprattutto gli uomini tutti intrinsecamente colpevoli. Quindi perché dargli sostegno, no?